Oh, oggi si va al mercato, no? No, si va a Prato. Ti piace camminare con noi? Allora iscriviti, che aspetti? Il battistero e il Duomo di San Zeno, costruito dal Brunelleschi, e dentro c'è l'altare di San Jacopo, che è patrono di Pistoia. Vediamo se riusciamo a rimediare al timbro. Oggi è il giorno di mercato. La cappella di San Jacopo è chiusa. Sì, perché il centro storico di Pistoia medievale è perfettamente conservato. E Pistoia nasce come oppidum romano per combattere i Liguri, questi Liguri rompiscatole che hanno costretto anche a costruire la via Flaminia militare dove ora passare dei dei per far arrivare in fretta le legioni. Poi subire la solita trafila dopo, cioè i Goti bizantini, poi fu libero comune dopo l'anno 1000 di Ghibellino, per cui alleato di Pisa, e per questo sempre in guerra con Firenze, ovviamente guelfa, tant'è che nel 1307 viene conquistata la Firenze e inizia la decadenza, che si fermerà solo con l'arrivo dei Lorena, e poi viene incorporato nel Regno d'Italia, ed ecco qui Pistoia. Buongiorno, dai 2 in cammino, Era più due, anzi dai 2 più 2 in cammino, Dai 4. non si sono ancora stancati di noi, per cui oggi cosa facciamo? Oggi facciamo la tappa a Rincovercio da Pistoia a Prato, Sì, ma di che cammino? del cammino di San Jacopo in Toscana. In Toscana, vabbè, giornata così così, però, Viva la Toscana! però pazienza, viva la Toscana! Oh, via. Ma non c'era sempre il sole in Toscana, eh? Oggi non c'è. O che è sto tempo? Non c'è. I palmizi toscani, perché in Toscana si fa il vino, sì, ma il vino di Parma, il Chianti non sa neanche cos'è. Salati? Ah, sì.
a pausa sul cammino di San Jacopo. E questi Però sono... mi sembravano un po' più gialli quando li ho messi nella borsa, da quelle banali. Cioè in 5 km sono maturate, già hai passato tutta la vita da davanti. Tutta la vita. San Salvatore in Agna. Aiuto! Ok, siamo a Monte Murlo, dove si timbra in autonomia alla Proloco. Qualcuno ha anche timbrato. Qualcuno ha anche timbrato il muro per vedere se... Primo timbro. Andata. Wow! Perfetto. Davanti a noi la chiesa di San Giovanni decollato e sopra la rocca. La stele di Monte Murlo, penso sia una copia, l'originale è al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, si sa, copia della stele di Monte Murlo. Accesso libero a chi rispetta il luogo con le oche. Addio, a me è curioso, Qualcuno ha qualcosa da mangiare. Come sei grossa te? Stanno mandando amorevolmente. C'è anche la tana, qui se vuoi entrare lì accucciato, la vendono se vi interessa. E dopo il panda alla Lucchese scopriamo che a Prato ci sono i canguri sui sentieri di montagna, perché chi marsupia non sporca. Se passate di qua vedrete l'adesivo che è un po' equivoco, però è carino, dai. Vabbè, piove, è tutto scivoloso, però fa niente, dai, ci sta su un cammino. Eccoli, figline e più avanti, o figline, non lo so, e più avanti Prato, siamo quasi arrivati. Se fosse una giornata terza si vedrebbe magari meglio la cupola del campanile del Duomo, ma qualcosa si riesce a intravedere anche da qui, però.
con le bottiglie da lanciata appese agli alberi. Alla fine poteva anche piovere oggi. Già, ci è andata bene. La periferia di Prato non è come vedere Firenze da Fiesole su Via degli Dei, però vuol dire comunque che si avvicina alla meta. Sono oche. Sono oche, non sono cigni. Oche. Oche selvatiche. Guardale lì. Aironi, oche selvatiche, gallinelle, anatre. Qui al Bisenzio è proprio un'oasi per gli uccelli acquatici.